Oggi parliamo di un gruppo J-pop che è riuscito a conquistare il mondo senza volerlo. Un gruppo che con la sua spontaneità e genuinità è riuscito ad abbattere ogni confine conquistando persone di ogni età. Questo è We Love J-pop e oggi conosceremo insieme una tempesta il cui nome è Arashi. Formati il 15 settembre 1999, gli Arashi, il cui nome ha il significato di tempesta, hanno mantenuto l'aspettativa di creare una tempesta in tutto il mondo. Nonostante gli scarsi sforzi della loro agenzia, la Johnny & Associates, per promuoverli all'estero, la loro musica è riuscita a oltrepassare i confini nazionali, rendendoli non solo il gruppo più popolare in Giappone, ma con numerose community di fan internazionali che hanno iniziato a scambiarsi materiale sul gruppo, aprendo lo spiraglio per tutta la musica J-pop all'estero. Ma come sono nati gli Arashi? L'agenzia di talenti Johnny & Associates il 15 settembre 1999 ha tenuto una conferenza stampa a bordo di una nave da crociera al largo della costa di Honolulu, nelle Hawaii, annunciando ufficialmente la formazione di un nuovo gruppo maschile, che avrebbe avuto il nome di Arashi, Tempesta. Il gruppo era formato da 5 membri, tirocinanti della divisione Johnny's Junior, la scuola di talenti dell'agenzia, scelti personalmente dall'allora presidente Johnny Kitagawa. I tirocinanti erano Satoshi Ono, Sakurai Sho, Masaki Aiba, Matsumoto Jun e Ninomiya Kazunari. Il 3 novembre dello stesso anno il gruppo ha fatto il suo debutto discografico pubblicando il singolo Arashi, utilizzato come sigla per la Coppa del Mondo di pallavolo maschile ospitata dal Giappone nel 1999. La canzone divenne un grande successo, vendendo 557.430 copie nella sua prima settimana e quasi 1 milione di copie entro la fine della sua corsa in classifica. Il gruppo continuò a collezionare un successo dopo l'altro, sia a livello di vendite che a livello di presenza ai concerti, anche se tra vari alti e bassi. Nel gennaio 2001 gli Arashi pubblicarono il loro primo album in studio, Arashi no Ichijigo Arashi wa Arashi Oyobu. L'album ha debuttato al numero 1 della classifica settimanale degli album Oricon con vendite iniziali di 267.220 copie. Fino all'uscita della loro compilation per il 10° anniversario, All the Best 1999 30,009, l'album rimase il più venduto del gruppo con vendite complessive di circa 323.000 copie per quasi 10 anni. Verso la fine del 2001 il gruppo migrò dall'etichetta discografica Pony Canyon alla nuova etichetta privata J-Storm, inizialmente creata appositamente per loro e che poi è stata utilizzata per altri gruppi dell'agenzia. A partire dal 2003 il gruppo iniziò a pubblicare 2 singoli all'anno fino al 2007 e il singolo con la canzone Kotoba Yori Taisetsu Namono segnò la prima volta in cui un membro del gruppo contribuì alla stesura del testo con Sakurai Sho, che assunse ufficialmente il ruolo di rapper del gruppo. Nel 2005 il gruppo ha iniziato il tour estivo One, che ha inaugurato Matsumoto Jun come direttore creativo dei concerti degli Arashi. Infatti uno dei momenti salienti del tour era l'introduzione del Moving Stage, ideato proprio da Matsumoto. Un palcoscenico trasparente che viaggia sopra il pubblico con l'intento di avvicinarsi ancora di più ai fan che erano seduti lontano dal palco principale. Da allora Matsumoto si è occupato dei concerti non solo degli Arashi, ma anche di altri gruppi Johnny's, creando allestimenti spettacolari che sono passati alla storia. Nel 2006 i singoli e gli album del gruppo sono stati pubblicati al di fuori del Giappone. Il loro album in studio Arashik è stato pubblicato non solo in Giappone, ma anche a Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia. L'album ha ottenuto un buon riscontro in Corea del Sud, con le prime 10.000 copie dell'album che sono state esaurite il primo giorno, e ha persino superato le classifiche di vendita non coreane la terza settimana di luglio. Nel bel mezzo del tour estivo, il 31 luglio 2006, il gruppo ha intrapreso un tour pubblicitario in Asia chiamato Jet Storm Tour, che si svolse tutto in un giorno per tenere conferenze stampa e promuovere il loro album Arashik.
Il gruppo visitò Taiwan, la Thailandia e la Corea del Sud, paesi che in seguito divennero parte del loro tour asiatico del 2006. Per 2 giorni, il 16 e il 17 settembre, gli Arashi tennero i loro primi concerti a Taipei, nella Taipei Arena. Il gruppo ha rappresentato il Giappone al terzo Asia Song Festival annuale in Corea del Sud il 22 settembre. Quasi 2 mesi dopo divennero il primo gruppo di Johnny's a eseguire concerti individuali in Corea del Sud. Secondo il Korea Times, i concerti in Corea sono stati decisi perché circa 1500 fan coreani si sono riuniti all'aeroporto internazionale di Incheon durante il Jet Storm Tour del gruppo. Gli Arashi si dimostrarono popolari tra i fan coreani quando i loro biglietti per i concerti andarono esauriti in un'ora, poiché circa 150.000 persone si affrettarono a prenotare i biglietti online. Nel frattempo tutti i membri del gruppo divennero sempre più popolari, non solo con la musica, ma anche con le loro attività come attori, presentatori televisivi, giornalisti e altro. Alla fine di giugno del 2009 gli Arashi hanno annunciato il loro tour per il 10° anniversario, Arashi Anniversary Tour 5 for 10, che includeva 3 spettacoli consecutivi allo Stadio Olimpico Nazionale di Tokyo. Divennero il primo artista in Giappone a esibirsi allo stadio per 3 giorni consecutivi. Il 24 febbraio 2010 il 24° Japan Gold Disc Awards ha assegnato agli Arashi il premio Artista dell'anno e altri 9 premi in varie categorie. Di conseguenza sono diventati il primo artista a vincere 10 premi contemporaneamente e replicarono anche l'anno successivo. Nel 2011 gli Arashi divennero il primo artista nella storia di Oricon a vendere oltre 4 milioni di DVD. Il 20 luglio 2012 gli Arashi hanno annunciato un concerto intitolato Arafest, che si è tenuto allo Stadio Olimpico Nazionale di Tokyo. Questo concetto di concerto è stato poi replicato negli anni successivi, fino al loro ultimo concerto prima della pausa del gruppo. Proposto dagli stessi membri degli Arashi, il concetto di Arafest è che la scaletta sarebbe stata determinata dal voto dei fan, dal totale della discografia del gruppo, tra singoli, B-side e tracce degli album. Nel novembre 2018 gli Arashi hanno iniziato il loro tour per il 20° anniversario, l'Arashi Anniversary Tour 5 for 20. Si sono esibiti in un totale di 18 spettacoli nei 5 principali dome del Giappone. Il 23 dicembre annunciarono altre 32 date, portando il totale delle esibizioni in programma a 50. Con un totale di 2,43 milioni di partecipanti al concerto, è il più grande tour del gruppo fino ad oggi e anche il più grande tour nella storia giapponese. Il 27 gennaio 2019 gli Arashi hanno annunciato sul proprio sito ufficiale del fan club che avrebbero cessato tutte le attività del gruppo dopo il 31 dicembre 2020. La dichiarazione è stata pubblicata attraverso un video in cui tutti e 5 i membri del gruppo sono apparsi insieme. L'annuncio è andato subito in tendenza su Twitter. Nell'ottobre 2019 è stato aperto un canale YouTube ufficiale del gruppo, in contemporanea con altri account sui principali social media: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e Weibo. Questa è stata la prima volta che un gruppo Johnny's è apparso contemporaneamente su tutti i social media più importanti, segnando una svolta che portava al termine della regola di Johnny e Associates che impediva ai suoi artisti una presenza sugli stessi e l'apertura di un account. A dire il vero, già alcuni artisti avevano aperto alcuni account social, ma mai su tutte le piattaforme, e gli Arashi hanno anche aperto la strada all'apertura di altri account social ufficiali di altri artisti Johnny's. Il 13 dicembre 2019 gli Arashi hanno annunciato un documentario sulla loro carriera e sui loro sentimenti mentre si avvicinavano alla pausa del gruppo. Il documentario, chiamato Arashi's Diary Voyage, sarebbe stato distribuito su Netflix in tutto il mondo dal 31 dicembre 2019, disponibile per un anno, anche se in realtà poi è rimasto disponibile anche oltre.
Il 5 febbraio 2020 è stato annunciato nel loro sito ufficiale di Johnny's che il 7 febbraio avrebbero pubblicato tutti i loro 16 album, ad eccezione di compilation e album di colonne sonore, in forma digitale, con un totale di 256 canzoni, diventando il primo artista Johnny's a distribuire in streaming la propria discografia. In seguito, il 12 ottobre dello stesso anno, è stato annunciato che l'Arafest 2020 si sarebbe svolto il 3 novembre, il giorno dell'anniversario del debutto discografico degli Arashi. Una pagina speciale aperta per l'evento ha rivelato che si sarebbe trattato di un concerto online, aperto sia ai membri del fan club che ai non membri. Pochi giorni dopo fu aperta una pagina in inglese, dove il pubblico non appartenente al fan club poteva vedere lo streaming, offrendo anche la scelta di guardarlo con sottotitoli in inglese. Con questa nuova distribuzione le vendite dei biglietti sono state di nuovo aperte per le persone che non li avevano acquistati nella data originale, o per coloro che avevano acquistato dal sito giapponese e avevano appreso che il sito in inglese aveva sottotitoli in inglese. Di conseguenza si stima che 10 milioni di persone siano state in grado di guardare il concerto in streaming. Il 12 novembre 2020 il gruppo ha annunciato che il 31 dicembre avrebbe tenuto il suo ultimo concerto prima della pausa. Il concerto dal vivo, chiamato This is Arashi, in modalità simile all'Arafest 2020, si è tenuto senza pubblico, ma con live streaming online. E anche se non ci sono stati dati ufficiali, si ipotizza che abbiano battuto il record di streaming precedente. Sebbene gli Arashi siano attualmente in pausa a partire dal 2021, la loro popolarità è ancora estremamente forte e, come annunciato nel novembre 2020, il loro fan club ufficiale è ancora attivo, vantando ancora il record di iscrizioni tra i gruppi Johnny's. Continua a fornire contenuti anche se principalmente si tratta di compilation delle loro attività musicali prima della pausa. A parte Satoshi Ono, che desidera essere assente dalle apparizioni pubbliche, i restanti membri degli Arashi continuano le attività, ma a livello individuale, sia che si tratti di spettacoli di varietà, recitazione YouTube e così via. Il film concerto degli Arashi, Arashi Anniversary Tour Fire for 20, film Record of Memories, ha avuto la sua prima mondiale al 24esimo Shanghai International Film Festival il 12 giugno 2021. Jun Matsumoto in un videomessaggio ha detto che a causa della pandemia globale di coronavirus molti dei loro concerti programmati non hanno potuto avere luogo e il nuovo film fa parte del loro dono di ringraziamento a tutti coloro che li hanno aspettati. Gli Arashi sono anche entrati nel 2020 nel Guinness World Record, detenendo il record di album più venduto al mondo nel 2019 con l'album 5 for 20 All the Best 1999-2019 con 3,3 milioni di copie vendute.